Fotoricordo con Ahmed, il titolare dell'hotel, e poi vado al bar di un campeggio appena fuori Dus dove incontrerò Mohamed. Ragazzi, siamo in partenza, siamo al Tambaine. Tuareg, perfetto Tuareg. Solo che non ci vado con l'anelli, il mio mezzo oggi è questo. Più leggero, scattante, va meglio nella sabbia. La mattinata è passata tra pianificazione, rifornimento alimentare e ritiro presso l'officina del motociclo. Intorno alle 3 del pomeriggio partiamo. L'Anelli questa volta riposa nel garage di Mohamed, che ritenendo poco adatto il peso della TRK, si è prodigato per farmi avere un Honor 3, un ciclomotore monocilindrico sui 100 kg, da 250 cm3 di produzione algerina, che arriva in Tunisia, diciamo non proprio per i canali ufficiali, ma molto usato dalla gente del posto. Dopo circa 20 km si lascia la pipeline a favore della pista battuta che porta al Parco Nazionale del Jebel. La seguiremo per circa una trentina di chilometri. Poi un'infinita distesa piatta, dove vecchie tracce lasciate da una moltitudine di mezzi a motore disegnano delle linee rette che si incrociano andando in ogni direzione, dando vita a un quadro astratto degno del pittore François Morellet. Qui ognuno prende la direzione che gli pare, lo spazio non manca. Tutte le tracce confluiscono poi ai bordi di una depressione, dove si riconosce nuovamente la pista. E qui Mohamed decide di fare il videomaker. La parte facile è alle spalle. Ora iniziano le piccole dune, distribuite a macchia di leopardo, dove facendo lo slalom è ancora possibile rimanere su terreno solido. Ma non durerà molto, per cui ci prendiamo una piccola pausa. Quello che stiamo per affrontare, seppur non particolarmente difficile, resta discretamente faticoso. E io sono la mia prima esperienza sulle dune di sabbia. Ragazzi, sono nel Parco Nazionale del Jebel.
La moto pare vivere di vita propria e va un po' dove gli pare. Non è per niente facile. La prima caduta è arrivata. A fine giornata ne conterò altre 4. Sono stanco morto, cazzo. Dai, andiamo, dobbiamo arrivare. Ehi. Sì. Sei stanco? Vuoi fermare qua? No. Essere partiti tardi non ha giocato a nostro favore, sicuramente non al mio. Durante la giornata sono passati diversi fuoristrada che sulla pista hanno mosso la sabbia. In questo modo ha perso compattezza e le ruote del ciclomotore si piantano con più facilità. Evitare la pista ci permetterebbe di passare su sabbia più solida, ma andremmo verso l'ignoto, rischiando rovinose cadute in pericolosi avvallamenti che si generano tra una duna e l'altra. E ormai il tramonto. Estremato, arrivo all'ultimo ostacolo, una duna larga qualche chilometro, di circa 30 metri di altezza per 500 di profondità. Non ho più neanche la forza di pensare. Quei 500 metri sembrano 5000 e la metà li ho fatti praticamente a piedi. Ho pagato la mia inesperienza, ma ho imparato tanto. Mohamed ha preferito accamparsi a 3 km dal Tembaine perché ai piedi del monte non si troverebbe legna da bruciare, in quanto chi viene fino a qui tende ad accamparsi proprio ai piedi del monte. E quel poco di legna da ardere che c'era è ormai stato tutto razziato. Faccio vedere come siamo messi, Se si vede, laggiù c'è la mia tenda, c'è quella di Mohamed, il mastro fornaio lavora. L'arte del fornaio del deserto. Stasera cena con pane berbero e uova sode, perché per la fretta pane e verdure le abbiamo dimenticate nell'auto di Mohamed. Una spolverata di farina su uno canovaccio. Finiamo nei video di cucina, altro che nei video di sopravvivenza. Quindi sotto il canovaccio hai fatto una cunetta di sabbia per poter stendere meglio il pane. Questo pane, privo di lievito, solo acqua, sale e farina, viene cotto sotto la sabbia, che la brace fa arrivare tra i 250 e i 300 gradi Celsius, o come dicevamo una volta, centigradi, al punto che sembra quasi liquida. La cottura dura circa una ventina di minuti. Una sistemata alle braci, una controllata alla cottura ed infine una spolverata per togliere gli ultimi residui di sabbia. Questo piccolo scorcio di vita dei nomadi berberi che vivono nel deserto è stata un'esperienza indimenticabile.
Ragazzi, buon appetito. We uncover